Ciao a tutti, oggi realizzeremo assieme dei biscotti davvero buonissimi e semplicissimi, ideali per l'inzuppo nel cappuccino o nel tè. Sono super morbidi e si sciolgono in bocca. Nel frigo avevo della panna fresca in scadenza e allora ho pensato di utilizzarla per creare la frolla di questi dolci stupendi che io ho fatto così grandi e di questa forma, aggiungendo anche Nutella nelle estremità, ma voi potreste tranquillamente farli di forma classica e lasciarli semplici o aggiungere ad esempio la marmellata. Io che sono golosona ovviamente li ho fatti così, ma super buoni in tutti i modi. Ora vedrete anche quanto sono veloci da preparare, ti faranno venire voglia di non comprare più i biscotti. All'interno di una ciotola versiamo 130 g di zucchero, un uovo intero grande e un tuorlo grande e mescoliamo con una frusta a mano. Aggiungiamo 250 g di panna fresca non zuccherata, 50 g d'olio di semi di girasole, 450 g di farina e 50 g di fecola di patate. Ora setacciamo una bustina di lievito per dolci vanigliato e iniziamo ad amalgamare bene prima con la frusta e poi con le mani. L'impasto all'inizio risulterà un po' appiccicoso, è normalissimo. Uniamo 20 g di granella di nocciole e 20 g di granella di pistacchi. Adesso aggiungiamo 2 cucchiai di farina, ma soltanto se ci accorgiamo che l'impasto risulta ancora troppo appiccicoso. Nel mio caso, appunto, i 2 cucchiai sono serviti. Volendo potreste sostituire la granella di nocciole con granella di noci oppure granella di mandorle, buonissime tutte in egual misura. Vedete, il panetto deve essere così, morbido morbido ma non appiccicoso. È un tipo di frolla che non necessita del riposo all'interno del frigo, quindi potremo creare subito i nostri biscottini, anzi biscottoni. Se li voleste fare di forma classica, allora vi occorrerà il mattarello, mentre ovviamente è una formina per biscotti, mentre se vi piacciono come i miei, allora seguite le mie indicazioni. Appiattiamo la frolla con le mani, lo spessore è di circa 1,5 cm o 2 e tagliamo strisce larghe circa 4 cm. Ogni striscia la dividiamo in 2 parti, posizioniamo i biscotti poi sulla carta da forno, sulla leccarda del forno distanziati fra loro e con il pollice, muovendolo in tutte le direzioni, creeremo l'impronta che ci occorrerà per accogliere dopo la Nutella o la marmellata oppure comunque quello che voi avete scelto che vi piace di più. Facciamo lo stesso con tutti i biscotti, così come mostrato in video. Ecco, ora possiamo aggiungere la Nutella aiutandoci con 2 cucchiaini. Al centro di ognuno ho pensato poi di aggiungere una nocciola intera. Carinissimi già così da crudi, vero? E questo tipo di frolla, oltretutto, profuma in una maniera incredibile. Inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per 15-20 minuti, comunque controllate perché non tutti i forni sono uguali. Nel mio forno a gas hanno impiegato 22 minuti. Ed eccoli prontissimi, hanno davvero il profumo dei biscotti di un tempo, il sapore di quei biscotti buoni buoni che preparavano le nostre nonne. Una volta che li assaggerete non ne potrete più fare a meno. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!